Aiuto dottore, la mia penna ha il flusso stitico, ha un flusso così magro, così sottile che, insomma, l'inchiostro sembra che venga fuori a fatica. Questa è una cosa che capita su alcune penne, non su tutte ma su alcune. Allora dobbiamo fare un distinguo. Il primo è, ci sono penne che hanno un flusso magro, corretto e magro come caratteristica. Le Sailor con i pennini in acciaio, le Pilot con i pennini in acciaio di serie economica, la Sailor Young, la Pilot Prera, ma neanche le Shikiori no, sono perfette, ma insomma quelle diciamo da primo prezzo hanno un flusso che è corretto, è giusto, non è abbondante, non è magro, è corretto adeguato al pennino, favorisce la scorrevolezza, evita che si incrosti, è giusto, anche se per chi è abituato al tratto medio di una Pelican, di una Parker, trovarsi con un extra fine o un fine di quel genere sembra che l'inchiostro venga fuori a stento. Allora, prima familiarizziamo. Molti fra coloro che per esempio acquistano la Platinum Century 3776 si lamentano che la penna non scrive, non ha un flusso talmente magro, un tratto così sottile. Certamente è un soft fine e il flusso sottile, tra l'altro guardate che razza di pennino bellissimo perché è un pennino flex, il flusso sottile e magro di questa penna è una caratteristica che la rende così bella, così piacevole e unica. È vero che bisogna imparare a convivere anche un po' con il rovescio della medaglia, che non è una penna sempre pronta agli ordini. Se la lasciate per un pomeriggio, una giornata stesa così, può essere anche che al primo colpo non parta, perché il flusso è veramente molto magro, ma è un flusso regolare. Quindi, mettendo da parte tutte queste situazioni nelle quali abbiamo delle penne che sono nate così perché hanno in questo la loro specificità, andiamo a vedere come possiamo invece cercare di rendere un pochettino più grasso, chiamiamolo così, un pochettino più abbondante il flusso. I casi da analizzare sono diversi, andiamo per gradi. La penna a flusso stitico, avete provato a controllare che la cartuccia sia inserita bene? Sembra una banalità, ma provate. Sapete che le cartucce hanno comunque un piccolo click, un piccolo step che è quello che prevede l'incastro della bocchetta della cartuccia con il cilindretto del conduttore. Quindi dovete cercare di sentirlo, assicurarvi che sia agganciata bene. Non scrive ancora, va bene. Proviamo a cambiare inchiostro, cambiamo un altro inchiostro perché magari con questo la penna non scrive. Può capitare anche questo, anche le stilografiche, anche le migliori hanno delle simpatie per l'uno o per l'altro inchiostro. Non scrive ancora, va bene, abbiamo provato a esaminare che questo sia a posto, provo ad intinzione, la penna scrive per forza, perché invece che l'inchiostro partire da qui e arrivare qua, raggiunge il pennino nel senso opposto, quindi il pennino è scorrevole, buono, eccetera, ad intinzione, però finita l'intinzione la penna non scrive più. Allora abbiamo capito in questa maniera che il problema non è né del pennino né di altro, se non del fatto che da qui a qui il flusso dell'inchiostro in qualche modo o si interrompe o arriva a intermittenza o comunque non è fluido e costante come dovrebbe essere. Non ci resta che andare a fare le seguenti operazioni. Andiamo a smontare il gruppo scrittura. Primo passaggio, bagnetto, fateli fare un bagnetto, acqua tiepida, lasciate trascorrere la notte, se volete nell'acqua tiepida, nel barattolino che utilizzerete, ci mettete una goccia, non di più, di sapone per piatti, giusto per lubrificare un pochettino meglio e tirare via qualche grasso in eccesso, e rimontate la vostra penna e fate le prove. Se funziona, bene, se non funziona, come è facile che sia, bisogna ripetere l'operazione, datevi almeno 2 possibilità, ok? Quindi ripetete l'operazione e la lasciate di nuovo in ammollo.
Bene, trascorsa un'altre 4-5 ore, asciugo la penna, rimetto la cartuccia, provo e la penna scrive benissimo. Ok, ho risolto, era solo qualche o ristagno di inchiostro oppure qualche piccolo ricciolo, cioè scarto di produzione che era rimasto annidato nel conduttore. Insomma, adesso tutto è risolto, siamo contenti. Dico potrebbe essere anche l'inchiostro, sebbene la penna fosse nuova, perché vai a sapere, magari il negoziante l'ha fatta provare ad intinzione a qualche cliente, poi non l'ha certo smontata per pulirla a fondo e quindi magari l'inchiostro si è seccato ed è rimasto lì. Se invece non avete sortito effetto, allora dobbiamo passare all'altra fase, quindi andare a smontare, a disassemblare, per così dire, il pennino e alimentatore. In questo caso non è di quelli che si svita, ma è di quelli che con un po' di attenzione andiamo a vedere, facciamo un esame di quello che sono i nostri due reperti. Allora, la prima cosa, andiamo a vedere se sotto il pennino c'è qualche incrostazione che non lo rende abile alla scrittura, ma in questo caso, scusatemi, ma in questo caso tutto fila liscio, un po' sporco, ma vabbè, poco male, si va a lavare, non ci sono grandi problemi. Il conduttore, vediamo un pochettino, è sporco, è incrostato, le lamelle non si vedono? No, in questo caso si vedono abbastanza, ma molto probabilmente se avete un problema di flusso magro non è nemmeno in questo. Per ogni buon conto fategli una pulitina, mettete in acqua, poi come al solito, sempre da bagnato, uno spazzolino che abbia setole morbide, mi raccomando, fitte meglio di tutto, lo passate un pochettino, vero, in un senso e nell'altro, e di nuovo lo laviamo nell'acqua e poi lo asciughiamo. La stessa operazione la facciamo col pennino, già che ci siamo, gli diamo una piccola lavata. In genere basta questo per farlo tornare pulito. Se invece è un po' incrostato, anche in questo caso si va di spazzolino eccetera, però come vedete è tornato in forma, ok? Allora, già che abbiamo smontato il nostro pennino, possiamo cominciare a fare qualche esame. Allora, uno degli esami è quello di puntare il pennino verso di voi, così come se lo stesse guardando la camera, scusate se è fuori fuoco, ma adesso andrà a fuoco, e controllare che le due punte dei rebbi siano allineate. Lo guardo per così, lo guardo per così. Potete fare questa cosa anche prima di smontare il pennino, Ora io l'ho smontato e quindi lo faccio da questa parte. Sono allineati, vedete, tutte e due combaciano, quindi non è questo tipo di problema. Il problema potrebbe essere né più né meno che qui, nel canale dell'alimentatore. Questo canale che potrebbe essere o ostruito da incrostazioni o da qualche ricciolo piccolissimo dovuto allo scarto di lavorazione o a del grasso, vatte la pesca, chissà quante cose, per non saperne leggere né scrivere, un cut con la lama sottile, senza dare alcuna pressione, facciamo scorrere solo per sentire se il canale è libero. Molto spesso facendo questa operazione, ripeto, senza alcuna pressione, facendolo solo scorrere, vi accorgerete di trascinare via qualche cosa sulla punta. Vuol dire che lì c'era il reale problema della vostra penna, che il pennino non riusciva a richiamare il flusso necessario di inchiostro ed era sempre in debito di inchiostro. Se avete tirato su qualche cosa vuol dire che probabilmente lì c'era il problema e rimontandolo siete a cavallo. Però a volte ci sono dei conduttori che hanno un canale così stretto appena accennato, perché magari essendo, vedete, delle plastiche presoffuse, a volte magari lo stampo non è andato a buon fine, e allora in quel caso e solo in quel caso, una volta rimontato non succedesse niente, date appena una pelata un pochettino più vigorosa, ma non
non da raschiare chissà quanto, però proprio da sentire un po' di attrito e tirare via quei 2 micron, ci siamo capiti, quei 3 micron che potrebbero essere i veri responsabili. Di nuovo un bel bagnetto, di nuovo una pulizia e andiamo a rimontare il pennino. Lo mettete posizionato correttamente, guardate che anche sopra sia perfetto, guardate dov'è la parte, eccola qua, eccolo qua. Adesso, cari signori, facciamo un'altra ipotesi. Se non abbiamo sortito alcun effetto, proviamo nuovamente a utilizzare il nostro negativo. Questo è un negativo, una pellicola fotografica, una pellicola 120, ma va bene anche una da 135 mm. Ecco, non andate a massacrare una lastra per fare questo, perché sarebbe eccessivo. Se invece siete possessori di una parallel pen della Pilot, sappiate che in dotazione c'è anche questo utilissimo foglietto di acetato, eccolo qua, che Pilot mette dentro tutte le confezioni e che è né più né meno quello che è un negativo, oppure una pagina di acetato, insomma vedete voi, l'importante è che lo spessore sia quello. Quello della Pilot lo rimetto lì perché uso il mio negativo che è un pochettino più, è vero che è un pochettino più spesso, ma è anche un pochettino più rigido e mi aiuta. Cosa si fa con questo? Andiamo a prendere e a passarlo tra i rebbi, scusate, tra i rebbi e l'alimentatore, lo infiliamo qua, così, senza forzare, mi raccomando, cioè ve ne accorgete che non state forzando ma che entra. Questo serve per provare, ancora prima di smontarla, se magari c'è una difficoltà da parte dell'inchiostro ad arrivare alla punta del pennino, se c'è un ristagno che ha creato dei coaguli qui, e con questo lo pulite. Serve proprio per fare una pulizia. Altre volte però il pennino, vi dicevo, ha un flusso un po' stitico, un po' magro, perché i 2 rebbi, dove ho messo la lente, eccoli qua, perché i 2 rebbi sono un po' troppo vicini, troppo ravvicinati l'uno con l'altro. Allora provate a distanziarli. E come si fa? Prendiamo il negativo e lo infiliamo in mezzo ai 2 rebbi. Vedete? Ho infilato il negativo, in questo momento è tenuto fra i 2 rebbi. Provate un po' così a distanziarli, non ve ne accorgete neanche che lo state facendo, ma lo state facendo. Cioè stiamo con uno spessore di questo tipo, stiamo proprio spessorando la distanza dei 2 rebbi. Lo tirate via, a volte basta semplicemente questo per allontanare di quel poco i rebbi affinché l'inchiostro possa fluire meglio. Date un'occhiata con tutte queste prove che abbiamo fatto e tenete per ultima quella di smontare il conduttore e di dare una pulita con il cutter, tenetela proprio come ultima chance. Ma con l'acetato, col negativo, passato fra i 2 rebbi, passato sotto il pennino, a volte si risolve la caratteristica di un flusso troppo magro. Se non riusciamo nemmeno con queste cose qua, cari amici, non vi resta altro da fare che o cambiare penna o andarla a riportare indietro a chi ve l'ha venduta e magari capire se è un problema del modello della stilografica o se purtroppo, come può anche capitare, una penna nata male. Spero di esservi stato utile, l'appuntamento ai prossimi tutorial. Ciao a tutti!